Benvenuto su questo video. In questo video viene trattato le implicazioni derivanti da un articolo pubblicato nel 2013 sulla nota rivista Scientific American, firmato dal giornalista scientifico newyorkese Ferris Jabor dal titolo Perché la vita, in realtà, non esiste. L'autore insiste su un aspetto ben noto agli studiosi del settore a riguardo del fenomeno vita, cioè la persistente e secolare difficoltà a definire rigorosamente il confine tra mondo vivente e non vivente. Quella di Ferris Jabor sembrava una provocazione ed invece si tratta di un discorso serissimo, una di quelle intuizioni in grado di porre le questioni nella giusta luce, imponendo un cambio di impostazione a un problema. Ferris Jabor spiega il perché di questa sua sorprendente conclusione partendo dalla definizione di vita data dalla NASA quando si è proposta di cercare la vita su altri pianeti. In effetti, nonostante i ripetuti tentativi di biologi e naturalisti, ed anche degli scienziati dell'ESA e della NASA alla ricerca di vita extraterrestre, nessuno finora è riuscito a definire in modo rigoroso e definitivo le proprietà che distinguono ciò che è vivente da ciò che non lo è. Per ogni definizione si trova sempre un controesempio o un'eccezione che la invalidano. Ad esempio, se si definisce vivo ciò che mangia, si muove e produce delle escrezioni, allora poiché lo fa anche un'automobile, questa è da considerarsi viva? Oppure è vivo chi ha la capacità di moltiplicarsi, allora anche i cristalli che fanno la stessa cosa, sono vivi. La differenza tra cellule che si autoriproducono e di cristalli che apparentemente fanno la stessa cosa è data dall'informazione che nei primi è soggetta a selezione naturale, mentre nei secondi si propaga senza dover affrontare una lotta per la sopravvivenza. Inoltre Ferris Jabor spiega che definire la vita secondo la NASA, sistema in grado di autosostentarsi capace di evoluzione darwiniana, ci costringe anche ad ammettere che alcuni programmi per computer sono vivi, in quanto evolvono, competono tra loro per riprodursi, vedi i programmi basati sugli algoritmi genetici che imitano la selezione naturale per arrivare alla soluzione ottimale di un problema, si scambiano informazioni, si riproducono, vedi i virus per computer, eccetera, ed è così che si giunge alla conclusione inevitabile che alcuni programmi per computer sono vivi, spingendo in questo modo all'estremo il paradigma neodarwiniano. Per quanto riguarda che un organismo vivente deve essere un sistema in grado di autosostentarsi, un organismo deve contenere tutte le informazioni e le risorse necessarie per riprodursi. A causa di questo vincolo, i virus biologici non soddisfano la definizione, in quanto ha sì le informazioni genetiche necessarie per replicarsi, ma non ha le risorse per farlo. Per fare copie di se stesso deve invadere una cellula ed usare il suo materiale cellulare. Inoltre, se usiamo la definizione della NASA per considerare i virus entità non viventi, si dovrebbero considerare non viventi anche tutti i tipi di parassiti più grandi, come i vermi intestinali, i funghi, le piante parassitarie, eccetera. Al contrario, i batteri, i tardigradi e anche alcuni crostacei possono passare lunghi periodi di inattività durante i quali non crescono, non metabolizzano, non si modificano in alcun modo, non si riproducono, eccetera, ma non sono tecnicamente delle entità non viventi. Quindi, malgrado secoli di discussioni, esperimenti, riflessioni e progressi scientifici, nessuna delle definizioni di vita proposte finora riesce a distinguere in modo netto e soddisfacente fra ciò che chiamiamo vivente e ciò che consideriamo non vivente. Forse perché il vero elemento comune delle cose che definiamo vive non è una loro proprietà intrinseca, ma la nostra percezione di esse. Le difficoltà sembrano essersi ulteriormente acuite recentemente, man mano che i biologi molecolari stanno descrivendo con maggiori dettagli e precisione i processi elementari che permettono il funzionamento degli organismi viventi. Il confine tra vita e non vita sembra sempre più sfumato, facendo presagire che tracciare una linea netta a livello biofisico-chimico sarà forse per sempre impossibile. La conclusione un po' affrettata del giovane giornalista newyorkese di Scientific American è che, quindi, ciò che chiamiamo vita è in realtà un concetto astratto, inventato da noi umani. Parlare di organismi viventi altro non sarebbe che una nostra rappresentazione mentale, fondamentalmente illusoria, che noi associamo ai sistemi particolarmente complessi. Ed è a causa del nostro inguaribile antropocentrismo, della nostra superbia e del nostro narcisismo, che diamo così tanta importanza al concetto di vita, essendone noi facentene parte. Insomma, in poche parole per Ferris Jabor, poiché non riusciamo a definire cos'è la vita non esiste. Ma la provocazione dell'articolo va colta anche per altri aspetti interessanti che contiene. Come mai la definizione di vita, pur nel suo significato puramente biologico, risulta tanto sfuggente?
Perché scienziati e filosofi hanno fallito per secoli nel trovare una proprietà fisica specifica o un insieme di proprietà che separi nettamente e rigorosamente i viventi dall'inanimato? Perché una proprietà simile non esiste o non è mai stata trovata? È interessante notare che una simile difficoltà si presenta nelle scienze naturali ogni volta che ci si avvicina a qualcosa di veramente fondamentale. Basta pensare a realtà come il tempo e lo spazio. Nozioni tanto fondamentali quanto inafferrabili. Forse allora la difficoltà a definire la vita in termini chimico-fisici suggerisce, non che la vita non esiste, ma che essa è un fenomeno irriducibile ai suoi componenti materiali pur appoggiandosi interamente su di essi. La vita è un concetto che abbiamo inventato. A livello più fondamentale, tutta la materia esistente, vivente e non vivente, è una combinazione di atomi e molecole che la costituiscono. Queste combinazioni danno luogo ad un immenso spettro di sistemi complessi, da una montagna ad una cosa complessa ed intricata come il cervello umano. Nel tentativo di definire la vita, è stata tracciata una linea a un livello arbitrario di complessità e dichiarato che tutto ciò che è al di sopra di quel confine è vivo, e tutto ciò che è al di sotto non lo è. Ma questa suddivisione non esiste al di fuori della mente umana. Non esiste una soglia passata alla quale un insieme di atomi diventa improvvisamente vivo. Non c'è alcuna distinzione categorica tra i viventi ed il non vivente, nessuna scintilla frankensteiniana che fa diventare l'inanimato vivente. Non siamo riusciti a definire la vita, perché probabilmente non c'è mai stato nulla da definire. Invece la tesi che la vita sia solo un concetto è perfetta. Probabilmente cercare di definire la vita è, in qualche modo, inutile. Molti filosofi ritengono che definire con precisione la vita sia sbagliato, ma non sono ancora pronti a negare la realtà della vita. Concludono che non vi è alcuna natura intrinseca della vita ed è altrettanto prematuro definirla. Ma nemmeno la scoperta di forme di vita su mondi alieni aiuterebbe a trovare una definizione definitiva della vita. Il problema è analogo a quello che avevano i chimici nel XVI secolo. Prima di capire che aria, pietre, acidi e tutte le altre sostanze chimiche sono fatte di atomi e molecole, non riuscivano a definire cosa era l'acqua. Ne elencarono le proprietà quali è umida, trasparenza, insapore, congelabile, può sciogliere molte altre sostanze eccetera, ma è stato impossibile caratterizzarla con precisione finché non si è scoperto che è formata da due atomi di idrogeno legati a un atomo di ossigeno. Ma per avere l'equivalente della teoria molecolare dell'acqua per la vita, sarà necessario un campione più ampio. Finora abbiamo solo l'esempio della vita sulla Terra fondata su RNA e DNA. Immaginate di provare a creare una teoria sui mammiferi osservando solo pecore. Questa è la situazione in cui ci troviamo quando cerchiamo di identificare ciò che rende vita quei sistemi che noi identifichiamo come viventi. La scoperta di vita aliena su altri pianeti amplierebbe indubbiamente la nostra comprensione di come funzionano le cose che chiamiamo organismi viventi e di come si sono evoluti, e forse potrebbe aiutarci a formulare una nuova, rivoluzionaria teoria della vita. I chimici del XVI secolo non riuscivano a trovare ciò che distingue l'acqua da altre sostanze perché non ne conoscevano la natura fondamentale, cioè non sapevano che ogni sostanza è fatta di una specifica struttura molecolare. Al contrario, oggi sappiamo esattamente di che cosa sono fatte le creature del nostro pianeta: cellule, proteine, RNA e DNA. Ciò che differenzia le molecole di acqua e le rocce dai gatti e dalle persone non è la vita, ma la complessità. Abbiamo già conoscenze sufficienti a spiegare perché quelli che abbiamo chiamato organismi viventi possono fare, in generale, cose che la maggior parte di ciò che chiamiamo inanimato non può, senza proclamare che la vita è questo e la non vita quello e che le due cose non si incrociano mai. Riconoscere che la vita è solo un concetto, non sminuisce del suo splendore ciò che noi chiamiamo vita. Non è che non ci siano differenze sostanziali tra esseri viventi e oggetti inanimati, piuttosto, non troveremo mai una linea di demarcazione netta tra i due, perché i concetti di vita e non vita come categorie distinte sono proprio questo, concetti, non realtà. Penso che ciò che accomuna veramente le cose che definiamo vive non è una loro proprietà intrinseca, ma la nostra percezione di esse, il nostro amore per loro e francamente la nostra presunzione, la nostra superbia ed il nostro narcisismo. Siamo abituati a pensare che tutto sulla Terra può essere suddiviso in due gruppi, i viventi ed i non viventi, e non è un segreto quale sia quello che riteniamo essere superiore. Siamo abituati a misurare tutte le altre forme di vita rispetto a noi stessi. Quanto più qualcosa è simile a noi, quanto più sembra muoversi, esprimersi, sentire, comportarsi secondo una strategia, tanto più per noi è vivo. Per quanto riguarda l'antropocentrismo paventato da Ferris Gebor,
È indiscutibile che il fascino che noi umani percepiamo per il fenomeno vita nasce dal fatto che ci riconosciamo in essa, in particolare nel suo livello cosciente. Infatti, come la materia è presupposto della vita, così la vita biologica è presupposto dell'altra irriducibile proprietà che ci caratterizza, cioè la coscienza. La vita ci interessa perché ci riguarda, non c'è dubbio. E in quanto esseri autocoscienti siamo curiosi del mondo e tesi a esplorare la natura, senza sosta. Siamo capaci di creatività. Sperimentiamo la speranza, il dolore, la libertà. Soffriamo per l'ingiustizia, siamo insoddisfatti e inquieti. Cerchiamo incessantemente la felicità, il senso delle cose. Soprattutto per questo ci affascina la vita, qualunque vita, e gli scienziati la vanno a cercare in ogni angolo, magari anche fuori dal nostro pianeta. Per questo ci strugge il tentare di capire come i primi microorganismi si siano formati, partendo dai mattoni inanimati, e vogliamo vedere meglio come un tale miracolo di eleganza, complessità e fecondità sia mai stato e sia tuttora possibile. E allora scopriamo che tutta la storia dell'universo partecipa attivamente a questo prodigio. Non sarebbe possibile un solo capello del nostro capo senza l'intera struttura dell'universo, la quale dalla scala cosmologica a quella stellare a quella planetaria, contribuisce a realizzare le condizioni del tutto speciali in cui la vita può sussistere. Ha ragione Ferris Gebor. Ciò che chiamiamo vita è impossibile senza quella realtà che consideriamo inanimata, ed inseparabile da essa. È talmente vero che ciò non vale solo, come lui sostiene, per il nostro pianeta. Tutto il cosmo partecipa al vivente. Ma questo non è un indebolimento del concetto di vita, al contrario, ne è una esaltazione totale. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.